Incredibile ragazzi, avevo praticamente fatto la fine del video, mi ero accorto di non aver registrato nulla, quindi niente, devo ricominciare tutto da capo. Allora, partiamo di nuovo in sella alla moto. Allora ragazzi, parto con il dire il primo pro di questa moto, il motore. Il motore è qualcosa di incredibile. Abbiamo un monocilindrico da 450 che eroga circa 60 cavalli. Cioè raga, 60 cavalli è qualcosa di assurdo. Infatti non a caso è un motore una partenzina ci starebbe. Cioè raga, avete capito che motore è? In più il motore della Honda è veramente elettrico, ha una curva di coppia molto lineare, assomiglia veramente tanto a un motore elettrico. Infatti comunque è iniezione, l'iniezione rende già tutto un po' lineare. In più i giapponesi hanno pensato proprio a fare un motore con tanta coppia a tutti i tipi di regimi. Quindi non importa in che marcia siete, non importa a quanti giri è il vostro motore, se voi aprite questa moto vi dà e vi strappa le braccia. Chiaramente se invece ricercate qualcosa di un po' più aggressivo tipo i KTM è tutta un'altra questione, quindi ogni moto ha il suo tipo di motore naturalmente. Io vi parlo della mia personale esperienza, quindi di Honda, essendo un motore lineare in strada secondo me è perfetto, però è anche vero che in strada magari un motore un po' più aggressivo non farebbe mai male. Ci tengo a dire che tutto quello che vi dico si basa solo sulla mia personale esperienza, in questo caso sulla CRF 450 del 2024 versione enduro. In realtà non cambia molto dalla versione cross, cambia giusto le mappe e qualcos'altro, ma a livello di motore è identico, quindi non venite a dirmi che la versione enduro ha meno cavalli di quella cross, che non è una moto potente e così, perché non è vero. Le gomme! Parliamo subito di un altro pregio di questa moto veramente incredibile, che è il telaio. Infatti questa moto ha un telaio molto rigido che su strada è veramente qualcosa di incredibile, cioè vi tiene le curve, cioè non so come spiegarlo, ma vi gestisce davvero la moto molto. Mi si vede bene? Sì. Ragazzi, dovete provarlo per capirlo, però ha un telaio veramente facile, molto maneggevole, nei cambi di curva è fantastica, anche la triangolazione, quindi pedane, selle, manubrio è veramente comoda. Chiaramente dovete essere abituati ai motard o gli enduro. Se magari avete un Duke 125 e passate su un 4,5 cross, magari inizialmente non avete quel feeling immediato come l'ho avuto io salendo su questa. Un altro pregio raga sono i consumi, io non me lo aspettavo, ho fatto un video a riguardo che ve lo lascio qua da qualche parte. Questa moto consuma davvero poco rispetto a quello che si dice in giro. Anch'io credevo che il 450 consumasse tanto, che comunque consuma tanto, però non è così esagerato come si pensa. Mi sembra che dal video ne avevo parlato ed era uscito che consumava circa 20 litri a ogni chilometro, cioè no 20 km con 1 litro. E qua, parlando di consumi, ora si iniziano ad elencare tutti i difetti di questo tipo di moto, ovvero il più grande difetto in assoluto è il serbatoio da 7 litri, qualcosa di imbarazzante, cioè non ha senso avere un serbatoio così piccolo, hai veramente un'autonomia ridicola, non puoi fare viaggi lunghi senza sapere che nel tragitto ci devono essere almeno 4-5 benzinai a cui fare il rifornimento.
comunque mi ero dimenticato di dire uno dei più grandi pregi, che lo scarico fa un casino assurdo nonostante sia originale. Cioè questa moto fa veramente tanto rumore per essere originale. Mi fermo un secondo per farvi sentire il sound di questa moto. Cioè raga, ed è originale, Un altro aspetto che secondo me è importante è il cambio. Abbiamo una frizione che è idraulica in questo caso, quindi molto morbida, anche se in realtà ci sono moto che hanno frizioni più morbide, però non è male. Però il discorso è che la frizione ha un regime di funzionamento veramente ridotto, cioè è tanto così e già entra ed esce. Non so come spiegarlo, però preferisco una frizione che sia leggermente più morbida, meno secca. Cioè più morbida, ma non più morbida nel senso della durezza della leva, ma più morbida che abbia un range più lungo. Non so come che si spiegano queste cose. Perché io faccio così ed è già subito tutta entrata. Infatti se faccio così si spegne. Preferisco avere quindi una frizione che sia un po' più graduale, perché in strada è veramente un continuo, uno strappone unico. Comunque raga, è veramente difficile parlarvi. Sapete, ci sono i punti hype canale, quindi ragazzi mettetemi quanti più punti hype canale possibili. Faccio questi video per voi. Lo so, non sono bravo a parlare, magari non tutti capiscono quello che dico, però vabbè, apprezzate l'impegno. E tornando indietro vi spiego uno dei difetti più grandi di questa moto, oltre all'autonomia: le gomme. Se voi avete intenzione di comprare un 450, escono tutti o enduro o cross, quindi con le gomme tassellate. E se voi la utilizzate per fare enduro cross, ok, molto probabilmente neanche state guardando questo video perché sapete già tutto. Voi avete intenzione di usarla in strada, dovete per forza cambiargli le gomme perché è veramente ingestibile. Io ormai è mesi che utilizzo le tassellate in strada e vi assicuro che a ogni curva c'è il rischio di cadere. Se c'è un minimo di bagnato devo rallentare perché sono sicuro che la gomma scivola. La tassellata sul bagnato è qualcosa di indecente. Però qua sorge un altro problema. Va bene, comprate i cerchi da motard, il forcellone dietro è molto stretto, quindi se montate una gomma da strada dovete andare a mettere uno spostacatena oppure tagliare la spalla dello pneumatico. Cioè sono tutti quei lavoretti che quando uno compra la moto nuova, secondo me non è che c'ha molta voglia di fare e molta voglia di spendere ulteriori soldi, perché già costano tanto queste moto. Sembra che vi sto elencando solo difetti, ma in effetti ci sono più difetti che pregi. Però comunque io questo tipo di moto la consiglio, è troppo divertente. Oddio, cosa ha fatto? Ha colpito il coso. Dimmi che ho registrato? Sì. Ora mi faccio un po' di curvettine e basta.
succedendo? Ma cos'è? Raga, vi ricordo, mettete punti hype canale e iscrivetevi, lasciate like e niente, bella raga, al prossimo video, ciao!